Buongiorno a tutti amici. Allora, stasera vi delizierò con una ricetta che sicuramente sapete fare in tanti, se non tutti, però a volte questa pietanza può essere personalizzata. Sto parlando di un buon e delizioso gâteau. Allora, andiamo a vedere i nostri ingredienti di stasera. Sono innanzitutto patate, è ovviamente l'ingrediente principale del gâteau. Poi abbiamo un po' di burro, un po' di formaggio grattugiato, latte, sale, 2 uova, un po' di provola dolce tagliata a fette e un po' di prosciutto cotto. Intanto cosa ho fatto? Ho preso una pentola e ho messo le patate a bollire. Quindi dobbiamo aspettare che si cuociano le patate. Io sono certa che lo sappiate fare tutti il gâteau, però a volte magari si aggiungono degli ingredienti, poi alla fine ne parliamo. Intanto aspettiamo che si facciano le patate. Allora amici, guardate, ho fatto bollire le patate. Adesso una cosa che mi avete insegnato voi, che io non sapevo, ho preso il mio schiacciapatate, ma mi avete insegnato di mettere le patate con tutta la buccia, perché rimane qua. Vediamo, è la prima volta che lo faccio, che io di solito le sbuccio con tanta pazienza, invece voi mi avete detto: Betty, non c'è bisogno, basta che la metti con tutta la buccia, e la buccia rimane all'interno. Vediamo se è vero. Ragazze, avete visto quante cose imparo da voi? La buccia è rimasta dentro, quindi proprio facilitiamo il lavoro. Ok, andiamo a sbucciare tutte le nostre patate. Abbiamo tritato tutte le nostre patate, quindi con lo schiacciapatate andiamo a condire il nostro gâteau. Come? Faccio un buco al centro, quindi una fossetta al centro, e inizio a mettere un pizzico di sale, ok, nelle patate, 2 uova. Io ne ho fatte abbondanti, quasi 2 kg, perché ora ve lo spiego perché, ma poi in ogni caso se resta lo mangiamo anche domani. Quindi andiamo a mettere 2 uova, ok, questo modo. Andiamo a mettere un po' di parmigiano. Io ho scelto il parmigiano, ma potete mettere qualsiasi tipo di formaggio voi abbiate grattugiato. Quindi andiamo a mettere 2 bei cucchiaini di, anzi 3 ne mettiamo, formaggio. Andiamo a mettere un po' di pepe nell'impasto, ok, e andiamo con le nostre belle manine a impastare il tutto, così, ok, deve venire proprio tutto amalgamato, quindi uova, formaggio, sale e pepe. Dopo che abbiamo girato con le uova, prendo il burro che avevo preparato e gliene mettiamo, diciamo, mezzo, non di più, così, proprio un quadrato di burro, e andiamo a scioglierlo pure all'interno. Vediamo qualche buccetta in eccesso, ok, e impastiamo il nostro gâteau. Allora, per fare il gâteau io ho usato la patata vecchia, perché è quella che più prende meno acqua. Se noi vediamo che l'impasto è troppo denso, io ho preparato un bicchiere di latte, quindi andiamo ad aggiungere un po' di latte, in questo modo, così lo rendiamo meno denso, perché la patata vecchia non prende acqua. E andiamo a impastare. Allora, mi regolo io ovviamente nella consistenza, io lo sento proprio con la mano. Ce ne vuole ancora un po', quindi aggiungiamo un altro po' di latte. Ok, e andiamo a impastare il tutto. Allora amici, ho preparato la mia teglia. Cosa faccio? Vado a mettere un filo d'olio extravergine nella teglia, lo espando in tutta la teglia, quindi lo faccio cadere. Se avete un pennellino con la stessa mano lo potete fare, e ho preparato anche un po' di pangrattato perché questo ci serve, quindi ne prendo un mucchetto, un pugnetto, e lo vado a mettere nella teglia. Ok, adesso andiamo a prendere il nostro impasto, quindi di patate, e andiamo a formare uno strato, guardate come, nella teglia, quindi lo andiamo a espandere nella nostra teglia, ok, in questo modo.
Ok amici, guardate, ho messo un primo strato di patate nella teglia e vado a mettere il nostro prosciutto cotto. Ok, prosciutto cotto in tutto il nostro gâteau. Okay, come volete voi, lo potete mettere anche a pezzettini più piccoli per evitare le fette grandi. Io ho sempre fatto così e lo metto in questo modo. Ok, sto ricoprendo la nostra teglia di prosciutto cotto. Ok, dopodiché prendiamo la nostra provola dolce e mettiamo le nostre fettine sopra il prosciutto. Ok, in questo modo lo riempiamo tutto così. Buonissimo, il gâteau è un alimento buonissimo e poi ci sazia abbastanza. Ok, guardate, proprio io l'ho ricoperto tutto di formaggio. Lo mettiamo tutto, va? Così viene bello pieno e bello condito. Ok. Adesso cosa facciamo? Prendiamo l'altra parte che è rimasta e facciamo uno strato superiore, quindi sempre di patata. Ok, andiamo a espanderlo sopra. Allora amici, guardate, ho fatto il secondo strato nella teglia di gâteau, ok, anche i lati, soprattutto gli angoli, ok, in questo modo. Adesso cosa faccio? Prendo un po' d'olio, lo metto sulla teglia e lo vado a espandere con la mano, quindi tutta la patata, metto questo filo d'olio, in modo tale che la rendiamo più morbida, un altro po' qui. Ok, dopo che ho messo l'olio concludiamo il nostro gâteau con un bel po' di pan grattato. Quindi cosa faccio? Lo vado a mettere sulla patata, esattamente così. Copriamo tutto il nostro gâteau. Ok, c'è chi aggiunge per esempio il salame, la mortadella, io lo faccio semplice col prosciutto. Ok, una volta che abbiamo messo anche il nostro pan grattato, lo possiamo infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. Appena poi vediamo che si scioglie il formaggio e si tosta la mollica, il pan grattato sopra, insomma, una delizia. Andiamola a infornare. Allora amici, è uscito il nostro gâteau dal forno, è venuto delizioso, guardate. Quindi il pan grattato che ho messo sopra ha formato questa, proprio si è tostato. E niente, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente potevamo aggiungere un po' di cipollina, un po' di prezzemolo o un po' di basilico, però io non lo faccio perché loro non lo avrebbero mangiato, quindi l'ho fatto proprio in maniera semplice. Grazie per avermi seguita, grazie di tutto. Io veramente non so come ringraziarvi per il calore che ci date. Scrivetemi nei commenti, scrivetemi come lo fate voi, perché io mi ricordo che noi lo mangiavamo anche con il ragù, la prossima volta ve lo faccio. Questa volta con ragù. Con ragù. E niente, sono felice di aver fatto questa ricetta per voi e grazie, un grazie immenso. Buona cena a tutti, ciao, e condividete le mie ricette. Ciao!